Prendiamo un po' di horror, magia e creature infernali. Mischiamo il tutto con forti critiche sociali e un pizzico di cinismo ed ecco che otterremo una valida storia di John Constantine. Solitamente, quando vi presento un personaggio in un video, scelgo come argomento principale le storie più famose o significative ed iconiche. Con Constantine, invece, voglio parlarvi delle sue origini, dei primi albi che lo hanno visto protagonista e che sono andati a settare degli standard presenti ancora ai giorni nostri nelle avventure di questo stregone. Constantine è un personaggio che appare in moltissime testate della DC Comics. Ha interagito con Batman, Lo Straniero Fantasma, Sogno degli Eterni, tutti nomi di un certo calibro, arrivando in epoche recenti a guidare la Justice League Dark. Le migliori storie sul personaggio, tuttavia, le troviamo in Hellblazer, serie a lui dedicata che conta ben 300 numeri, la più longeva pubblicata sotto etichetta Vertigo. Nel video di oggi andremo a parlare proprio di questa testata, in particolare di tutta la gestione di Jamie Delano, il primo autore della serie, che conta i primi 40 numeri più alcuni speciali. Queste storie sono fondamentali per il personaggio, poiché, come vedremo, è proprio qui che molti dei suoi tratti distintivi vedranno la luce. Inoltre ricordo che su Alkill il personaggio di John Constantine è già stato trattato nel video su The Books of Magic, una vera e propria guida completa sulla magia nella DC Comics. John Constantine appare per la prima volta sulle pagine di Swamp Thing nel 1985 nel ciclo di storie di Alan Moore. Qui è un personaggio di supporto fondamentale per la Cosa della Palude, aiutandolo sia a comprendere di più sui propri poteri e sulla propria natura, sia guidandolo verso un destino più grande. In questa apparizione il suo design è semplice ed efficace. Constantine è un uomo sulla trentina, il cui aspetto ricalca, per ammissione degli stessi creatori, il cantante Sting dei Police. Sempre con addosso un trench, che negli anni diventerà un po' il suo marchio di fabbrica, questo mago misterioso, un po' cinico e menefreghista, non tarderà a conquistare il cuore dei lettori, ed è facile capire il perché. In Swamp Thing questo personaggio appare e scompare. Sembra avere un po' le mani dappertutto, con amici ai margini della società e intrecciati con il mondo magico, con occhi e orecchie ovunque, oltre alla risposta sempre pronta. Era ovvio anche ai vertici della DC che un personaggio del genere necessitava di un certo approfondimento, il che non tardò ad arrivare nel 1988. Nato a Northampton, Delano prende in mano Hellblazer sin dal suo esordio con la storia intitolata Fame, in cui da subito l'autore mette in chiaro alcuni elementi che, di lì in poi, caratterizzeranno tutte le storie del personaggio, sia della sua gestione che dei suoi colleghi futuri. Una prima costante delle storie di John Constantine è che egli usa la magia solo lo stretto necessario. Non aspettatevi quindi un Doctor Strange che lancia fasci di luce dalle mani o esplosione di energia per combattere i mostri. La magia in Hellblazer è qualcosa di pericoloso, da usare con il contagocce e con l'astuzia, solo quando si è con le spalle al muro, e non è comunque detto sia la soluzione ideale. L'esoterico e l'occulto sono argomenti trattati con molta serietà in quasi tutte le serie di Constantine, e da stabilire questa linea editoriale sono state sicuramente le storie di Delano. Un secondo elemento caratteristico di Hellblazer è che, per quanto esso sia un fumetto che racconta di avventure orrorifiche e sovrannaturali, non dimentica mai di parlare del mondo reale. I sottotesti politici e le critiche sociali sono un must delle storie di Jamie Delano, che raccontano l'Inghilterra di fine anni 80 e inizio anni 90 con occhio crudele, cinico e, perché no, inquisitorio. Storie come Sulla spiaggia, in cui l'autore va a toccare tematiche ambientali scagliandosi apertamente contro l'utilizzo delle centrali nucleari, o Mirare al successo, in cui vediamo i diavoli dell'inferno come analogia di ricchi inglesi che giocano con la vita dell'umanità, così come i ricchi lo fanno con quella dei proletari, sono esempi perfetti di quanto appena detto. Il John Constantine di Delano è un personaggio che viene dalla classe operaia, proprio come il suo creatore originale.
Il protagonista, e di conseguenza l'autore, si fa beffe non solo della borghesia, ma proprio di tutta quella forma di mentalità conservatrice, promuovendo ideali anticonformisti. Se una persona di destra leggendo Hellblazer si dovesse sentire presa per il culo, significa solo che lo sta leggendo nel modo corretto. Il terzo elemento chiave delle storie di Jamie Delano risiede proprio nella caratterizzazione del personaggio. L'ottima intuizione dell'autore è stata quella di dare forma ad un protagonista che fosse il più possibile lontano dall'eroe comune presente nei fumetti. Constantine è un individuo subdolo, manipolatore ed eternamente sul filo del rasoio in bilico tra il bene e il male, causando tanti problemi quanti sono quelli che risolve, spesso sacrificando la vita del prossimo pur di salvarsi la pelle. Constantine non vuole essere un modello per i lettori, né si sforza di esserlo. È solo un uomo distrutto in un mondo caotico che fa del suo meglio per andare avanti. Sotto questa luce è chiaro il perché questo mago non voglia insegnarci niente. Ci direbbe cose che già sappiamo. In forma diversa affrontiamo tutti in un modo o nell'altro le difficoltà della vita. Sotto sotto siamo tutti un po' John Constantine. Essere amico di John Constantine è probabilmente una delle cose peggiori che possono capitare a qualcuno nella vita, e Jamie Delano ce lo ricorda in continuazione. Chi morto, chi posseduto o dannato per sempre, poco importa. Gli amici del nostro eroe fanno sempre una finaccia, spesso persino peggiore dei suoi nemici. Molti di loro, tuttavia, resteranno a tormentarlo per tutta la serie sotto la forma di spettri rancorosi. L'unico che sembra sfuggire a questa terribile sorte è il povero Cass, autista di taxi e sempre pronto suo malgrado ad aiutare e scarrozzare l'amico. Ma con la moglie che si ritrova, forse l'inferno sarebbe una liberazione. Caso molto diverso è invece la famiglia di Constantine. Guardando al suo albero genealogico possiamo facilmente capire quanto il suo sia un cognome maledetto, fatto di gente che tende a morire sola dopo aver giocato con forze troppo grandi. Ma questo è più materiale da spin-off e serie collegate. Nella run di Delano sono 4 i parenti di John che ci verranno presentati. I 2 meno importanti, almeno in questa prima gestione, ma che saranno poi presenti per tutta la vita editoriale del personaggio, sono Cheryl, sua sorella maggiore, e Gemma, sua nipote. Questi 2 personaggi portano un po' di luce nella vita di John, piccoli momenti di pace, e danno ulteriore umanità al personaggio. Tuttavia trovo che questa coppia brilli in gestioni future, complice anche la crescita del personaggio di Gemma. Una figura molto più interessante è invece quella di Thomas Constantine, il padre di John. Un uomo burbero, solitario e vecchio stampo, con cui John ha un rapporto disastroso, l'uomo verrà ucciso dal serial killer Family Man, un anziano assassino che non si concentra solo su singole vittime, ma su interi nuclei familiari, in uno degli archi narrativi più intensi della serie che vedrà l'occultista alle prese non con un diavolo, uno spirito o una creatura maligna, ma contro un uomo di carne e sangue. Il ragazzo d'oro è l'ultimo problematico membro della famiglia. Per farla in maniera molto semplice, questo personaggio altro non è che il gemello mai nato di Constantine, ma non è solo questo. Il ragazzo d'oro è anche un Constantine migliore. Vi siete mai chiesti come sarebbe andata la vostra vita se foste stati delle persone migliori? Magari andando meglio a scuola, essendo più bravi a farvi degli amici o riuscendo ad ottenere quel bel lavoro che tanto desideravate. Ecco, immaginate esista concretamente un voi migliore in cui specchiarvi e che sia capace di farvi comprendere davvero quanto, nonostante tutto il vostro impegno, siate rotti e imperfetti. Questo è il ragazzo d'oro. Terrificante, vero? Cosa fareste voi? E soprattutto, cosa farà Constantine davanti a una figura simile? Lo scoprirete in uno degli archi narrativi più belli e introspettivi del personaggio. In Hellblazer troverete magie di ogni tipo, fantasmi, voodoo, religioni antiche ed esoteriche, persino una forma di magia tutta nuova, digitale e computerizzata. Ma se c'è qualcosa di davvero presente e ricorrente, è l'inferno con le sue orde demoniache. Anche il fan più casual tende a sapere che il nemico principale di John Constantine è il diavolo in persona,
Ma qui, almeno agli inizi della storia editoriale del personaggio, il diavolo è ancora ben lontano ad interessarsi al nostro stregone in trench. Ma in queste storie non solo il protagonista avrà a che fare con numerosi demoni minori, ma anche con la sua prima vera nemesi, il demonio Nergal. Ma perché John Constantine è tanto legato al regno della dannazione? Uno dei motivi, almeno così teorizzo, è che ai tempi i lettori di DC avevano già molta familiarità con l'inferno e le sue creature, grazie a personaggi come Etrigan il demone o The Sandman di Neil Gaiman, rendendo quindi più facile la collocazione di Hellblazer all'interno della continuity e portando i lettori da una testata all'altra, facendoli sentire un po' a casa e premiando i lettori più accaniti. Tolte le ragioni editoriali, il motivo interno alla storia è che il primo e vero casino legato alla magia di John Constantine è intrecciata a doppio filo con l'inferno, il famoso incidente di Newcastle, la sua origin story se vogliamo dirla in termini da supereroe. A quel tempo un John ancora giovane e inesperto, insieme ad un gruppo di amici, provò l'evocazione di un demone. Le cose andarono completamente storte e a pagarne il prezzo fu Astra, una ragazza la cui anima finì nelle tenebre e nel tormento eterno. La prima di una lunga lista di persone rovinate da Constantine e dalla magia, le cui grida ancora oggi riecheggiano negli incubi dello stregone. Astra e l'incidente di Newcastle sono il cuore pulsante non solo del personaggio, ma di tutta la gestione di Jamie Delano. Ora sapete tutto quello che c'è da sapere sulla trama, gli argomenti trattati e il mood generale della storia. Insomma, siete più che pronti per immergervi nelle oltre 1000 pagine di storie di questa epopea demoniaca. Gli artisti che hanno partecipato a questa prima parte di Hellblazer sono tutti di talento. Non mancano disegnatori come John Ridgway, David Lloyd, Mark Buckingham e davvero tantissimi altri mostri sacri del fumetto anni 80 e 90. Lo stile artistico è lato old school, anche se tutt'altro che uniforme, viste tutte le matite che hanno partecipato a questa gestione. I colori accesi, in alcuni casi quasi psichedelici, sapranno portarvi in un mondo di paura e magia. Uno degli aspetti che ho maggiormente apprezzato nell'arte di questa parte di Hellblazer è il coraggio di cambiare spesso il design di Constantine adattandolo alle situazioni e ai contesti, con diversi abiti, a volte con la barba, altre con capelli più lunghi, ad esempio arrivando in alcuni punti a rinunciare persino all'iconico trench. Insomma, una lunga serie di dettagli estetici che rendono il personaggio molto più visivo e cangiante. Se parliamo di scrittura, poi, la prosa di Delano è un po' verbosa, ma magnetica, con tavole piene di didascalie da leggere con attenzione, ma che anziché appesantire la lettura, la rendono più immersiva e gratificante. Ho cercato il mio demone e l'ho sconfitto. E se la mia specie vuole una minima possibilità di sopravvivenza, tutti dovremmo affrontare i nostri demoni interiori. Dovremmo guardarci dentro, entrare nel seggio periglioso e batterci. Il problema non sono quelle vecchie istituzioni del paradiso e dell'inferno, ma il diavolo dentro di noi. John Constantine.